Tu mi dici quando siamo in diretta, eh? Sei già in diretta. Siamo già in diretta. Allora, vabbè, buonasera, eccoci qua con tre graditissimi ospiti sulla pagina dell'Isola che non c'era. Eh, Reno Brandoni dalla provincia di Bologna, Giorgio Cordini dalla provincia di Brescia e Sergio Arturo Calonego, più conosciuto solo come Calonego, dalla provincia di Como, giusto? Ho centrato le Ma, province. Berga- ma Bergamasco. Ma Bergamasco, vabbè, vabbè, questo è quanto. Ecco, invece Sergio, dalle tue parti? Nelle mie parti è stata una bella giornata, è stata una bella giornata come clima e finalmente siamo riusciti a portare fuori i ragazzi. Sapete che ho tre bambini, no? Sì, Quindi stavano in casa da 2 mesi e mezzo, quindi è stata una piccola festa, diciamo. certo. Beh, insomma, così. Allora, entriamo un attimino subito nel merito. Quindi dicevo prima che tutti e tre, anche se con età diverse, avete dedicato gran parte della vostra vita artistica allo studio di uno strumento. Nello specifico, avete preso la chitarra come vostro strumento principe. Quindi la domanda, anche se sembra banale, ma visto che si parla pochissimo di questi argomenti diciamo, in ambiti, chiamiamoli un pochino più generali, perché è chiaro che nello specifico esistono festival specifici, forum specifici, tra l'altro ricordiamo che Reno Brandoni è un operatore culturale, quindi lavora anche proprio sul web, proprio lavorando con una testata, fingerpicking.net, quindi vuol dire, però fuori da un certo circuito parlare di musica strumentale è sempre una cosa abbastanza strana, se non altro poco di moda. Ecco, datemi un po' la vostra impressione di come vedete un po' il mercato voi della musica strumentale fuori dal vostro ambito specifico, dove chiaramente parlate ad un pubblico che vi ascolta e insomma parlate un po' la stessa lingua. Fuori da quello, come vedete, la sentiamo un attimo Sergio, aggiungo soltanto una domanda Sergio. Come nasce a questo Sì. punto un titolo? Perché è tutto quello che ha detto Giorgio e Reno è chiarissimo, no? Cioè dell'importanza del guardare negli occhi lo spettatore e trasmettergli, come diceva Reno, un viaggio da fare insieme, no? Però poi alla fine devi anche dare un titolo, no? Quanto ci mettete a mettere un titolo su un brano strumentale? Ma allora, io devo dire che sposo molto di quello che ho sentito dire da Reno e Giorgio, anche se sono un pochino più giovane di loro, sono un po' più comunque vecchia scuola anch'io. Devo dire che sono entrato nel mondo della chitarra un po' per caso e anche abbastanza inconsapevolmente. No? Poi, oltretutto, il fatto di suonare in maniera esclusiva con un'accordatura non standard mi lascia fuori dal recinto, diciamo, dell'insegnamento. No? Quindi io è proprio attività concertistica e basta. Non ho notato dei problemi particolari, devo dire. Lo dico pur avendo suonato spesso fuori contesto, perché poi diciamo la verità, il contesto per la musica strumentale in Italia non c'è, te lo devi creare un po' tu. E sono molto d'accordo con quello che diceva Reno, no? Che devi raccontare e quindi arrivando alla tua domanda, io ci metto poco perché il titolo non lo metto ex post, nasce prima il titolo probabilmente. Sono rimasto un cantautore con la testa. La sensazione che io ho nella scrittura è quello comunque di raccontare una storia. Nel momento in cui io non ho dentro la storia, io neanche scrivo. Poi nel particolare utilizzando davvero questa accordatura che comunque ti sposta la testa perché non hai dei riferimenti, no? Il mio obiettivo è quello di non farmi dominare da lei e quindi di cercare la melodia, di cercare la storia di questa cosa e devo dire che poi la gente ci entra in questa cosa senza neanche spiegare tanto queste Bene. cose che sono più da tecnici. No, no, Voglio dire ok. che la gente nella sua semplicità ci arriva comunque. No, però insomma un messaggio l'abbiamo dato a chi magari
non è abituato ad andare a vedere un concerto di musica solistica, insomma, o, a parte il fatto che poi concerti di musica strumentale non sono assolutamente fatti solo da un artista, possono essere fatti da tre chitarristi oppure un gruppo che suona vari strumenti in contemporanea, quindi vuol dire non è soltanto il concetto del chitarrista da solo, del pianista da solo, no? Cioè, quindi musica strumentale chiaramente ci riferiamo un pochino a tutto. Ma sai che cosa? È una categoria che ormai noi abbiamo ereditato, diciamo, no? Comunque dal passato. In realtà se tu ci pensi, se ci pensiamo un pochino, ci sono dei concerti jazz che sono belli e altri concerti jazz che belli non sono, cantautori che ti interessano e altri meno brillanti. La musica strumentale si porta dietro sto fardello che comunque non c'è quello che canta, però la verità è che anche dentro la musica strumentale, ma qua parlo anche pianoforti, altri strumenti, c'è comunque quello che ha delle idee buone e che ti incollano, diciamo, alla sedia, e quello che c'è un po' meno. Certo, certo. L'8 di maggio. Volevo chiedere in qualità appunto di giurati quali sono le caratteristiche che voi nell'andare ad ascoltare qualcosa di nuovo, cosa vi colpisce quando ascoltate un pezzo strumentale? Cioè, indipendentemente dalla chitarra, che chiaramente è il vostro strumento, no? Ma quando ascoltate un pianista, quando ascoltate un violinista o un quartetto d'archi, cioè, quali sono le corde che vi toccano prima? Vai Sergio. Allora, io devo dire che il metodo di giudizio mio prescinde un po' dall'aspetto della musica strumentale, nel senso che io un po' tutta la musica che mi piace o che non mi piace la giudico un po' come una donna, no? È lo sguardo, è qualche cosa che ti fa scattare, poi può essere la melodia, può essere il fatto che sia evocativa, può essere che mi piaccia un ritmo, ma c'è un senso, diciamo, un senso unico, no? Nel senso, ripeto, anche in altri generi io non ho tante scale di valore, no? È proprio una questione. Proprio oggi io parlavo penso sia il più grande chitarrista italiano, forse anche europeo, di flamenco, che è Livio Gianola, che ho la fortuna di aver conosciuto per un lavoro che abbiamo fatto insieme. Io non sapevo neanche chi fosse quando l'ho conosciuto. Un giorno ho sentito un suo brano che si intitola Barcellona, andatevelo a sentire su YouTube, e mi sono innamorato perdutamente, ma non saprei dire che cos'è che mi piace di quella cosa. Forse la cosa più evidente è che è come andare al cinema, no? Il motivo per cui io amo Paolo Conte è che mi sembra di andare al cinema, non mi sembra neanche di ascoltare musica. Per cui io, quando ho giurato, quando ho avuto modo di dare la mia opinione, devo dire che ho sempre ragionato così, però ecco, non solo sulla musica strumentale, anche per i cantautori. E cos'altro volevo dire? Sì, due cose. Allora, la prima, prima di chiuderci, volevo chiedervi anche, insomma, che cosa vi ha portato a questo periodo. Insomma, una domanda banale, però è per capire, perché le sensazioni sono due. O questo periodo dove abbiamo avuto tanto tempo si è prodotto meno di prima, in termini anche proprio di elaborazione mentale, no? Reno ha alzato la mano e uno dice: ma come avevamo più tempo di prima? E invece no, cioè, è proprio la dimostrazione di come la parte psicologica in ognuno di noi vince sulla parte temporale. Però volevo sentire voi e capire come avete utilizzato questo tempo, se per riflettere, io parlo adesso chiaramente solo in ambito musicale, lasciamo stare tutti gli ambiti, cioè se siete stati più creativi o se invece adesso guardate indietro 2 mesi fa e dite: caspita, avevo 2 mesi, potevo sistemare meglio alcune cose che avevo abbozzato, avevo buttato di parte. Ma Sergio mi dice che i papà non possono trasmettere la paura o insicurezza se hanno i bambini piccoli, per cui il mio primo impegno è stato quello di comunicare ai miei bambini che questa cosa la schiacciamo come è venuta, la ributtiamo da dove è venuta. Dal punto di vista musicale io devo dire che sto vivendo un momento fantastico, perché ho cambiato lo strumento, io non riesco più
a suonare la chitarra acustica da un po' di tempo, che sono passato al nylon, quindi sto costruendo tutto un viaggio, no? Perché il nylon poi con questa cordatura, no? Per portarla a fare un viaggio diverso da come è stata interpretata spesso nella musica celtica, insomma, queste cose qua, no? Portarle in Sud America, ecco. Per cui dal punto di vista creativo io sono molto felice. Piuttosto la cosa un po' è che ero convinto mi sarebbero mancati i concerti. Io ho alle spalle 800 concerti ormai e devo dire che immaginavo questi 2 mesi come tanti chiaramente sono andati in fumo delle date, invece non ne ho sentito proprio mancanza. Questa è una cosa che mi ha molto fatto riflettere sull'aspetto che tante volte dal di fuori uno vede che suoni una chitarra e ti mettono in un fazzoletto tutti insieme, però non è proprio così, perché la figura del compositore e la figura, diciamo, del tecnico, perché a volte coincidono, a volte no. E devo dire, ecco, per chiudere, che probabilmente in me in questo momento sta veramente prevalendo questa seconda faccia, diciamo, come cosa. Benissimo. A me sono mancati gli autogrill. E comunque, Franz, per buttarla un filino in vacca, io suggerisco a tutti di iscriversi, quelli che stanno ascoltando, perché io ogni anno mi invento un sacco di cose per venire lì, o come concorrente o come giurato. Tu mi sei testimone, a volte mi sono proposto come cameriere, perché lì è proprio la questione che è bellissimo quel giorno, ma al di là di quello che vince, perché poi i concorsi non servono a vincere, perché non cambia niente, servono per raccontare la tua storia chiaramente ai giurati che ti ascoltano, ti possono valutare, ma il tuo percorso creativo non sono loro che poi dopo lo possono segare, per dire, no? Certo. O altro. E il fatto è che è proprio divertente come giornata, ecco, questo vi dico. Tutto qua. No, certo. Quest'anno vengo a fare il cameriere. E poi c'è Francone, Franz, c'è Franco, c'è Big Frank, lo so. Lo vedi lì iconico, con tutti i capelli giusti, lunghi. Chiaramente ricordiamo che stai parlando di Franco Mussida, ovviamente, per capirci. A proposito della finale. Niente, io saluto Reno, saluto Giorgio, te, le ragazze dell'isola, e suggerisco a tutti di farmi i complimenti, perché sono un figurino, nessuno ti ha scritto che sono anche dimagrito. Sono cose che non riesco a notare io, Sergio, sono cose che non riesco a notare. Ma io guarda, da te me lo aspettavo anche, ma qualche ragazza, diciamola, poteva anche metterla lì questa cosa qua. Il calorico è bello teso, non so come dire. Bello asciutto. Grazie davvero voi tre. Quindi allora per tutte le informazioni di Giorgio Cordini, Reno Brandoni e Sergio Calonego le trovate ovviamente sui vari social e tutto. Per quanto riguarda il concorso, l'artista che non c'era, potete andare sul nostro sito che è www.l'isolachenoncera.it/concorso e lì trovate tutte le indicazioni e tutto. Io vi ringrazio ancora tantissimo, buona musica, strumentale non. Grazie Reno, grazie Giorgio, grazie Sergio. Ciao a tutti. Ciao. Devo salvarlo.